Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. È stato bello finché è durato. Sapevamo ormai da dicembre che Crash on the Run avrebbe chiuso il 16 febbraio 2023. Ed eccoci quindi qui a ricordare, nel bene e nel male, il primo gioco di Crash per cellulari dai tempi di Crash Bandicoot Nitro Kart 2, uscito nel 2010 su iPhone. Mentre grazie ai fan è già possibile bypassare il problema di connessione a internet del gioco, consentendoci così di continuare a correre con Crash e con Coco in Crash on the Run, i server principali sono stati spenti definitivamente. Di conseguenza chi proverà ad entrare senza aver fatto una modifica con le dovute virgolette al gioco si ritroverà con una schermata di errore nel caricamento online con il bel faccione di finto Crash. Ma in fin dei conti, quello che ci ha dato Crash on the Run dal 2021 ad oggi era tutto da buttare? In questo video dirò le mie 5 personali cose che ci ha lasciato Crash on the Run. Ovviamente prima di iniziare vi chiedo, se volete, di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina. Se invece l'avete fatto oppure non avete intenzione di farlo, continuate con il video. Se c'è una cosa che ci hanno insegnato gli ultimi giochi da Crash Tag Team Racing fino ad oggi è che la moda è importante, ed è per questo che anche gli ultimi giochi recenti come Crash Team Racing Nitro Fueled o Crash Bandicoot 4 ci hanno dato una moltitudine di skin. Crash on the Run non è da meno e molto probabilmente ci ha dato tra le skin più rappresentative per Crash e per Coco. Abbiamo avuto skin che rappresentavano le versioni di Crash e di Coco negli altri giochi della serie, skin che rappresentavano personaggi come Entropy e Crunch Bandicoot, skin sui mondiali di calcio e via discorrendo. Personalmente non vado matto per le skin, mi piace giocare con i personaggi per come sono stati realizzati in principio, in origine, ma alcune skin erano davvero ben fatte, così come Yaya Panda e Delora per Coco, che mi davano l'impressione di giocare con i personaggi che rappresentavano tramite skin e non con Coco, e quando questo succede vuol dire che la skin fa il suo sporco lavoro. Crash on the Run ha dei rimandi a qualsiasi gioco della serie, che sia bello, brutto, riconosciuto o dimenticato. Così come disse Steven Jarrett, il capo del progetto di Crash on the Run, il titolo si trova al centro del multiverso e grazie a questa escamotage era possibile avere riferimenti a qualsiasi titolo della serie. Abbiamo avuto riferimenti allo sterminatore di Crash of the Titans o al robot della morte dei gemelli cattivi di Crash to Insanity. Abbiamo la testa spaziale di Cortex distrutta, come avvenuto nel finale di Crash Mind Over Mutant, nella base di Coco. Abbiamo ottenuto livelli che si rifacevano ai 3 titoli principali della serie, armi di Crash Nitro Kart, skin come già detto che facevano riferimento ad eventi accaduti in altri giochi, e chi più ne ha più ne metta. Questi piccoli elementi per un fan di Crash a tutto tondo non potevano fare altro che piacere, e spero davvero tanto che, come è accaduto con Crash Team Racing Nitro Fueled e poi con Crash on the Run, si continui con questa tradizione cercando di non dimenticare mai nulla. Una delle più grandi cose che molto probabilmente ci ricorderemo per sempre di Crash on the Run è senza dubbio il ritmo delle sue stupende soundtrack. Le musiche di Crash on the Run sono una ventata d'aria fresca per la serie, perché riescono a prendere il passato con i motivetti storici e nostalgici, portandoli però ad un nuovo livello, in un modo che reputo personalmente migliore del lavoro svolto in Crash Bandicoot 4 It's About Time. E anche in questo aspetto che si può vedere come il team di King abbia dato il loro cuore nello sviluppo di questo gioco. Si vede che erano fan di Crash e gli piaceva lavorare a questo titolo, come si può vedere anche in un famoso video pubblicato da Activision stessa del making of della musica principale di finta Coco.
Se volete continuare ad ascoltare tutte queste stupende host, vi consiglio il canale di Abdul, un collega e caro amico che ha raccolto non solo tutte quante le host di Crash on the Run, ma di tutta l'intera serie. Pochi giochi in generale ti danno un senso di unità, men che meno se si tratta di giochi della serie di Crash. Non abbiamo mai avuto un modo di crearci un clan, di fare comunella con qualcuno, di sentirsi parte di un gruppo. Certo, potevamo giocare online a Crash Team Racing Nitro Fueled, ma appunto era un qualcosa di individuale, un'esperienza giocatore contro giocatore, e difficilmente potevi sentirti parte di una community. Con Crash on the Run questo vuoto è stato colmato con le squadre. Fare parte di una squadra, di un clan, ha portato tanta gente a conoscersi. Io stesso ho conosciuto tanta bella gente che ancora oggi frequenta il Crash Bandicoot Zone proprio grazie ai team di Crash on the Run. È stato un perfetto modo per far conoscere ai fan altri fan, potersi scambiare messaggi, fare amicizia, e al giorno d'oggi è una cosa da non sottovalutare. Spero che in futuro, magari anche in Crash Team Rumble, ci possa essere una cosa simile a dei clan come in Crash on the Run, così da conoscere tanti nuovi fan e scambiare pensieri, giocate e magari pomeriggi assieme. Se ci ricorderemo di Crash on the Run per le sue stupende musiche, è anche vero che ci ricorderemo di questo titolo per cellulari anche per dei ritorni inaspettati. Eravamo già stati deliziati con graditi ritorni in Crash Team Racing Nitro Fueled, con personaggi del post Naughty Dog sotto una nuova veste grafica, e Crash on the Run ha continuato questa tradizione creando anche per conto suo nuovi personaggi. È il caso di Scorporilla, che era un semplice mutante in Crash of the Titans e Crash Mind Over Mutant, ed è stata resa un personaggio vero e proprio in Crash on the Run, rendendola di fatto un personaggio mutante come Tiny, Koala Kong, eccetera. Ma non solo, abbiamo avuto il ritorno degli elementali, i cattivi di Crash Bandicoot Lira di Cortex, abbiamo visto l'introduzione di nemici scartati come l'elefante rosa del livello Gonna Beat Coco di Crash to Insanity, e dei ripescaggi assurdi come Mr. Crumb, Thornfing e Grumbler direttamente da Crash Bandicoot 99X, e molto probabilmente Mr. Crumb era una delle punte di diamante del marketing di Crash on the Run, perché era quel tipo di fanservice che serviva per far parlare del gioco. Non dimentichiamoci poi del crossover più strano che io abbia mai visto nella serie di Crash, ovvero Crash Bandicoot con la mascotte di Domino's Pizza, ovvero il Noid, che è stato ridisegnato per il gioco in uno stile più vicino ai design di Crash on the Run. Il ritorno di questi personaggi potrebbe sancire un vero e proprio trampolino di lancio per molti altri personaggi che ancora non hanno visto la luce, come Madame Amberly, che doveva comparire come boss nella prossima stagione mai rilasciata, o altri personaggi di Crash to Insanity come Rusty Walrus, Ernest ed i gemelli cattivi. Se mai rivedremo Mr. Crumb e tutti i personaggi introdotti nuovamente in Crash on the Run, beh, soltanto il tempo potrà dircelo. Bene Crashari, io credo che queste siano le 5 cose che ci faranno ricordare di Crash Bandicoot on the Run negli anni a venire. Ovviamente nei commenti ditemi la vostra. Per cosa ricorderete Crash Bandicoot on the Run? Ditemelo qui sotto nei commenti e instauriamo una bella discussione. Fatemi sapere inoltre se volete un recap, un riassunto delle trame delle varie stagioni di Crash on the Run, così da ricordare, forse per un'ultima volta, quel minimo di pretesto di storia presente in ogni stagione mensile. Ovviamente potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum, il sito contenitore di notizie, un'enciclopedia quotidianamente aggiornata su tutta la serie di Crash Bandicoot. Abbiamo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ed anche una chat Telegram. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci vediamo ad un prossimo video, grazie per avermi seguito fino a qui, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!